Yes, I just returned from a classified brief. I had an opportunity to connect with the head of the Alaska Command, General Nahom, and I received the update. I am concerned. We saw just this week this high altitude balloon and being shot down off the waters of South Carolina. But today, to know that we have yet another unidentified object successfully shot down in Alaska, making sure that the message is clear that any sovereign territory or airspace in this country, if there's a threat, if there's an incursion, there's going to be consequences. I think there was a level of precision and identification that was necessary and important to successfully take down this unidentified object. I understand that we're perhaps dealing with different entities here between the high altitude balloon and what was taken down. But again, what you have is a threat to our sovereignty. Ci sono state molte speculazioni nelle ultime ore, prima in merito ad uno stupido pallone aerostatico cinese che invece di spiare aveva lo scopo di compiere esperimenti di geoingegneria, inseminazione delle nuvole, esperimenti meteorologici, eccetera, e poi in merito ad uno strano oggetto cilindrico abbattuto nei cieli dell'Alaska. È successo in Canada ed è successo in Cina, tutto, signori, nel giro di poche ore. Ebbene, vedrai che si trattava sicuramente di un pallone aerostatico o qualcosa del genere, ma se così non fosse, e l'ho anche già scritto su Instagram, se per caso gli Stati Uniti avessero abbattuto in una regione remota dell'Alaska fuori da occhi indiscreti una sonda aliena inviata, che ne so, 300.000 anni fa da una qualche civiltà evoluta, ti continuerebbero a dire che si tratta di un pallone sonda, quindi... Cosa ci impedisce di esporre e analizzare queste vicende? Niente, possiamo tranquillamente parlarne. Alaska, Canada e Cina, signori. Notizia molto fresca relativa al governo cinese che si sta preparando ad abbattere un UFO. Che cosa sta succedendo in giro per il mondo? C'è già chi parla in modo inappropriato di invasione e sinceramente, a fronte delle tante richieste, nel mio piccolo ho deciso di parlarne anche io. Ma sentite cosa ha detto al mondo Anita Anand, ministro della difesa canadese. Today, at the direction of the Prime Minister, aircraft assigned to NORAD successfully took down this high-altitude airborne object at approximately 3:41 p.m. Eastern Standard Time. It appears to be a small, cylindrical object and smaller than the one that was downed off the coast of North Carolina. Il NORAD, ossia l'organizzazione congiunta del Canada e degli Stati Uniti che fornisce un quadro d'insieme sulla situazione di ogni oggetto volante nell'ambito aerospaziale del Nord America, ha riferito alcune informazioni molto interessanti. Che poi, scusate, se apro parentesi su parentesi, ma se quello nel Sud Carolina è stato subito pubblicizzato come pallone sonda cinese perché era sotto gli occhi di tutti, perché a questo in Alaska danno l'appellativo di oggetto volante non identificato? Ma domanda ancora più critica, veramente domanda da €1.000.000. Perché c'è stato un briefing top secret in merito alla questione? Scusa, non era un pallone sonda, un pallone aerostatico? Perché la senatrice dello stato dell'Alaska che ha partecipato al briefing classificato ha riferito di essere preoccupata? Cioè, fatevele queste domande quando leggete le interviste che traduco, ok? Fatevele. È semplice, guarda, è veramente molto semplice e mi piacerebbe che qualcuno rispondesse a questo, perché se dicono davanti alle telecamere di non avere maggiori informazioni, di non sapere effettivamente di che cosa si tratta, mettono in piedi briefing classificati per informare il comando militare e i senatori? Significa che non è che non hanno ulteriori informazioni, significa che le ulteriori informazioni di cui sono in possesso sono classificate, che è ben diverso. Ma comunque il NORAD, signori, come vi stavo dicendo, ha fornito, insomma, alcune informazioni marginali, che ovviamente
non ci aiutano nell'identificazione dell'oggetto, ma che però riescono a farci capire che non si tratta del solito pallone aerostatico tondeggiante. Questo lo hanno detto anche nelle interviste, no? Non si tratta del solito pallone aerostatico che è stato abbattuto sul North Carolina qualche giorno fa e che ha creato scompiglio politico perché pensavano che si trattasse di un programma di raccolta estero. Ecco, le informazioni proposte dal NORAD in merito all'oggetto in Alaska ci fanno capire che, come ha detto anche la senatrice, si tratta di un'altra cosa rispetto al pallone sonda cinese e che oggi, in data 12 febbraio 2023, lo chiamano oggetto volante non identificato, perché semplicemente, a detta loro, davanti alle telecamere non sanno di che cosa si tratta. Poi lascia stare, no? Che mettono in piedi briefing top secret, però, capito, non sanno di che cosa si tratta. Dalle dichiarazioni pervenute dal NORAD in conferenza stampa sappiamo che non era un aereo nel senso stretto del termine, quindi non era in grado di manovrare o di difendersi neanche fuggendo e quindi a quanto pare era statico, non aveva piloti a bordo e non trasportava un carico utile. Era assai lento nel procedere, era di forma cilindrica ed era grande come un'auto. Vi andate a cercare le interviste del NORAD, ne ho vista una stamani e hanno proprio riferito che era cylindrical in nature, era un oggetto di forma cilindrica. Questa, insomma, è l'unica informazione particolare che è trapelata. Ebbene, l'oggetto, qualsiasi cosa sia stato, è stato abbattuto da un missile Sidewinder lanciato da un F-22 Raptor nei cieli dell'Alaska. Purtroppo funziona così, che tu sia un alieno, un UFO, uno UAP, un drone cinese, un pallone aerostatico o una mosca spaziale, non puoi violare senza permesso lo spazio aereo di un paese e quindi qualsiasi cosa sia, è stato proprio esploso. Il generale John Kirby, pezzo grosso ma grosso del Pentagono e portavoce, ha indetto una conferenza stampa dove ha comunicato e reso pubblica la cosa. La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo e ne hanno parlato in poche ore davanti alle telecamere militari, senatori, il ministro della difesa canadese e il NORAD. L'ordine di abbattere l'oggetto volante non identificato sembrerebbe arrivare dalla decisione di Biden perché ha ritenuto che fosse un problema per la sicurezza dei voli di linea. Ovviamente la scusa è ridicola e non ci casca neanche un bambino, però questo è ciò che è stato reso pubblico. Ovviamente c'è dietro l'intelligence e un aspetto curioso a parer mio è che hanno mandato degli incursori in questa parte remota dell'Alaska a recuperare i relitti dell'oggetto distrutto per studiarli. Questo c'è scritto su ogni giornale che ha riportato la notizia. Preparatevi, perché ovviamente, ma come è ovvio che sia, nei prossimi giorni arriveranno tutti i chiarimenti. Diranno che si trattava di un pallone aerostatico o di un drone, cioè esattamente come è successo a Roswell, ok? Magari non era, ma a questo punto si trovano costretti a rilasciare dichiarazioni e ad aggiornare il pubblico in merito agli sviluppi del caso. Ripeto, magari non era, ma mi ci giocherei le mani sul fuoco che daranno la prima spiegazione convenzionale di comodo che gli viene in mente. Ma vedrete quanto sono stato profetico e sai qual è la cosa più bella di tutte? È che tu non puoi effettivamente confutare quello che dicono. Cioè non è che ti dicono sì, abbiamo raccolto i pezzi del relitto ed era un drone o un pallone meteorologico, capito? Te lo dicono e non ti fanno vedere niente. Magari era una boa aliena giunta sulla Terra dopo 300.000 anni di viaggio e loro ti dicono che era un pallone aerostatico, capito? Con la scusa della sicurezza nazionale. Cioè te non puoi confutare quello che dicono, ma in tutto, E credimi che questo proprio mi urta. Questo significa informazione a senso unico, se ti sta bene quello che ti dicono ci credi, e se non ci credi, beh, e allora sei un pazzo. Gli scenari dell'Alaska e in inverno poi, no? Figurati, sono assai rarefatti, il che lascia il modo al Pentagono di prendere tempo, di non dire tutto quello che sa di quell'oggetto i cui rottami sono finiti addirittura su di un lago ghiacciato nell'estremo nord dello stato più gelido del pianeta, e di conseguenza qualsiasi cosa fosse rimane fuori da occhi indiscreti. Ma allora, perché lo hanno comunicato? Ebbene qui si entra nelle psyop. Vedi? Noi non nascondiamo niente. Noi siamo cristallini e trasparenti in ambito UFO. Vedi come siamo bravi? Ti diciamo tutto in merito agli oggetti volanti non identificati.
Sì, credici, mi raccomando, proprio credici. Loro facendo questo vedo o non vedo si smarcano tutte le responsabilità del caso. Se fai una richiesta FOIA ti dicono no, guarda, abbiamo già detto tutto in conferenza stampa. E poi però la senatrice si fa scappare che è appena tornata da un briefing top secret, testualmente. Ma scusa, ma scusami tanto, scusami, io sarò sicuramente Jimmy il complottista mascherato della situazione, ma se una settimana fa avete abbattuto alla luce del sole un pallone aerostatico, parlando subito, immediatamente di pallone aerostatico, visto che se di pallone aerostatico si tratta è anche molto facile da identificare, perché questa volta, se anche in questo caso si tratta di un pallone sonda, avete tenuto briefing segreti e avete detto che non sapete di che cosa si tratta? Cioè, scusa, ma mi chiedo, se è un pallone sonda abbattuto in Alaska, perché hai messo in piedi dei briefing segreti? Domanda legittima, non trovi? Ecco. Ma poi, cioè, perché usare un F-22 Raptor? Cioè, ma te hai idea di che aereo parliamo? Cioè qui siamo fuori di testa. Cioè, te per abbattere un pallone aerostatico di gomma e tessuti, grande come una macchina, hai mandato in volo uno dei caccia più pericolosi del mondo? Cioè, questo aereo ti polverizza, hai capito? Non rimane niente. Questa è una macchina da guerra. C'è più tecnologia a bordo di questi aerei che in Star Trek, chiaro? È l'aereo più costoso di sempre e il missile che hanno mandato per distruggere l'oggetto è un Sidewinder ed è tarato per esplodere anche senza il contatto con parti resistenti e costa qualcosa come 500.000 euro solo il missile, ok? Ecco cosa hanno mandato in volo per abbattere un pallone sonda cilindrico in Alaska. E a questo punto del video la discussione diventa molto esilarante. Voglio dire, perché l'aereo non l'ha mitragliato e basta? 500.000 euro di missile? Ma curatevi, ok? Chiamate uno bravo e curatevi. Questo aereo è dotato anche di cannoni da 20 mm Vulcan, che di sicuro costano meno del missile. Cannoni che avrebbero sicuramente potuto sparare contro il pallone e sono tutti sistemi elettronici, ricordiamo, non è che devi stare lì a prendere la mira come nel Paleolitico, no, è tutto automatico, ecco. Perché hanno impiegato così tante risorse? Sappiamo che l'oggetto non identificato viaggiava a 13 km di altitudine e a quanto pare gli Stati Uniti si sono spaventati così tanto per un pallone sonda da inviare uno degli aerei più letali di sempre per ingaggiarlo, quando se mi passava sopra il tetto di casa gli sputavo e lo abbattevo io al costo di 10 euro. Ma comunque, sai perché certe cavolate attecchiscono? Attechiscono perché c'è molta ignoranza in ambito aerospaziale, perché non si parla più di palloni aerostatici per i programmi di spionaggio dagli anni 60, ok? I palloni sonda come quello cinese che abbiamo osservato, e quindi abbiamo anche un metro di paragone molto chiaro, vengono affidati ai venti e si può al più regolarne la quota per intercettare questa o quella corrente, ma insomma il percorso resta in gran parte a sorpresa. Ti illumino? Dai, vuoi che ti illumino? Sia la Cina che la Russia che gli Stati Uniti, senza creare casini diplomatici per lo spionaggio, hanno veri e propri satelliti top secret che ti guardano anche il pelo incarnito che hai nell'inguine mentre dormi sotto il tetto di casa tua, ok? Hanno aerei spia che costano decine di milioni di euro, come il Blackbird americano. Queste superpotenze hanno risorse di intelligence che il solo pensare ad un pallone sonda abbandonato a se stesso nelle correnti in cielo fa ridere nel 2023, ok? Ma te hai una minima idea delle tecnologie all'avanguardia di cui sono in possesso queste persone? Dalle risorse a livello satellitare agli aerei? Il pallone cinese non era un pallone spia, al più era un mezzo per testare i tempi di reazione degli Stati Uniti una volta violato il loro spazio aereo. Ok? Questo è più credibile volendo. La Cina afferma invece che determinati palloni servono per la geoingegneria. Ricordiamo che la Cina, signori, è il paese al mondo che attua più programmi di geoingegneria sulla faccia della Terra, inseminazione delle nuvole con ioduro d'argento e altro. Evidentemente, gli Stati Uniti ultimamente sono vittima di innumerevoli violazioni dello spazio aereo, e questo sia che si tratti di veri e propri UAP, e ci sono vari documenti che lo provano, sia che si tratti di programmi di raccolta esteri.
Il problema viene gestito ai più alti livelli di intelligence nel paese. Vengono organizzati briefing, informati i senatori, avviati programmi, redatti rapporti, informate le basi aeree e quant'altro. Sta evidentemente succedendo qualcosa che preferiscono mantenere al di fuori della consapevolezza pubblica. Nei prossimi giorni arriverà sicuramente la notizia relativa all'avvenuta identificazione dell'oggetto, perché è ovvio che sia così, visto che ormai hanno informato il pubblico, e aspettatevi la prima spiegazione convenzionale che gli salta in mente, tanto, lo ribadisco, non puoi confutare quello che dicono, ok? Quella che ritengono più credibile ti propongono, tanto, anche se fosse, lo ripeto, veramente ci tengo davvero a sottolineare questa cosa, non possiamo confutare quello che dicono, quindi è come cucinare l'aria, ok? Ma poi voglio dire, un pallone aerostatico cilindrico? Ma era un drone. No, non era un drone perché le informazioni ufficiali del NORAD parlano chiaro, non era un aereo, ma nel senso stretto del termine, ossia che non era in grado di manovrare o di difendersi, neanche fuggendo, e quindi a quanto pare era statico e non può essere un drone, non aveva piloti a bordo e non trasportava un carico utile. Stesse identiche metriche sono avvenute poche ore dopo in Canada. Il presidente Trudeau ordina l'abbattimento, dopo la segnalazione del NORAD, di un altro oggetto cilindrico. Ti posso giurare che se vai a leggere le notizie in giro per il mondo, tutte convergono in un secondo oggetto cilindrico, abbattuto sempre da un F-22 il giorno dopo dell'avvistamento in Alaska. E a questo punto, sia come sia, è evidente che hanno un problema, ok? Che sia un problema di raccolta estero e violazione della sovranità del paese o un problema con gli UAP, che siano oggetti cilindrici alieni, mosche spaziali o altro, è evidente che hanno un grosso problema di sovranità. Qualcosa viola ripetutamente e in modo indisturbato le difese aeree del Nord America e questo può sul serio scatenare molti problemi diplomatici. Ma gli UFO vengono visti solo in America? Ebbene no. In data 12 febbraio 2023, oggi, un altro UFO è stato scoperto sopra il Mar Giallo in Cina, vicino alla costa della città di Rizhao, nella provincia di Shandong. Le autorità marittime si stanno preparando ad abbatterlo ed ecco fatto che, mentre si accusavano i cinesi anche dell'UFO in Alaska, anche questi ultimi hanno lo stesso problema, come ho sempre detto e dimostrato. Signori, ricordiamoci che nel 2021 anche la Cina ha avviato il suo programma di identificazione per studiare gli UFO, addirittura con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Lo stesso problema lo hanno i russi e qualsiasi altro paese del mondo. La novità sta nel fatto che adesso, dall'Alaska al Canada alla Cina, si tende a bombardare questi oggetti con missili da €500.000. Quali potrebbero essere le conseguenze? È in atto una guerra a suon di spionaggio fra Cina e Stati Uniti o c'è di più? E cosa vi pensate? Che queste cose avvengono da un paio d'anni e basta? In 1952, orders were issued to military pilots in the United States. Shoot them down, flying saucers, if they don't land when instructed to do so. They have the newspaper articles proving that. Matter of fact, the head of the American Rocket Society wrote a letter to President Truman saying he didn't think that was a good idea. Not a good way to welcome anybody coming here. Tutto questo potrebbe seriamente mettere a rischio le relazioni internazionali, anche se non sanno di che cosa si tratta. A maggior ragione, metti caso che si tratta di boe aliene, sonde aliene o quant'altro e dal momento in cui si accusano a vicenda succedono problemi diplomatici anche importanti. Ma comunque è fuori discussione, dai, perché ripeto, hanno messo in piedi briefing classificati in cui si informava chi di dovere, quindi non so davvero con che faccia si presentano davanti alle telecamere a dire non sappiamo di che cosa si tratta. Ma metti caso che si tratta di visitatori interplanetari, ma ora fantastichiamo, ok? Ma te che fai, scusa? Appena varcano lo spazio aereo li bombardi? Ma nemmeno le scimmie, ok? Ecco. E avrei un'altra domanda. Perché in tutte le occasioni in cui si sono incontrati gli UAP nello spazio aereo statunitense, dal caso Nimitz, dove sono stati rilasciati anche 3 video, ai 500 incontri inspiegabili avvenuti negli ultimi 20 anni, riportati sul nuovo rapporto UFO pubblicato a gennaio 2023 dal governo americano, non è mai stato aperto il fuoco? Perché hanno iniziato adesso?
non è che sanno contro cosa aprire il fuoco e contro cosa è meglio non aprirlo, perché sinceramente nei video del caso Nimitz si vede un oggetto che mentre viaggia contro vento a determinate velocità è in grado di ruotare il proprio asse, cioè robe veramente fantascientifiche, ok? E come mai non hanno bombardato determinati UAP? Di che cosa stiamo parlando? Cosa c'è che non funziona in questa storia? Cosa sta succedendo in Nord America? E soprattutto, perché fanno finta di non sapere? Perché di questo si tratta, mettiti l'anima in pace. Se dici di non sapere e poi tieni briefing top secret con i senatori significa che c'è qualcosa di preoccupante, no? Sia che si tratti di programmi di raccolta esteri, sia che si tratti di veri e propri UAP. Tu, in definitiva, che idea ti sei fatto in questi giorni? Fammelo sapere in un commento. Io sinceramente, per quanto mi riguarda, ho voluto parlarne, mi è sembrato utile parlarne e raggruppare in un solo video tutte le informazioni trapelate in queste ore, anche così per creare uno spazio comune dove confrontarsi, che siano insomma i commenti o la chat dal vivo. Io vi ringrazio per essere stati con me, mi raccomando, se intendi supportare l'informazione libera in questo paese lascia like al video e vi mando un grande abbraccio. Per qualsiasi aggiornamento seguimi su Instagram. Speriamo, signori, che abbiano abbattuto semplicemente tutta una serie di sonde relative allo spionaggio estero. Credetemi se vi dico che lo spero con tutto il cuore, perché se così non fosse, se avessero abbattuto altro, ne sentirete delle belle. Resta connesso, recupera i video presenti sul canale, mettiti in pari con le uscite, seguimi, supportami, non rimanere indietro, attiva la campanella degli avvisi accanto al tasto iscriviti, così ogni volta che pubblico vieni avvisato, e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!